magari proviamo a essere un po' più schematici, quali sono gli attori principali coinvolti nella triangolazione e che poi, insomma, che specificità ognuno di questi attori ha in qualche modo. Prego, Alessandro, o Alessio, come volete. Bene, può parlare Alessio? Sì, sì, c'era Sì, allora sicuramente quindi vedere la realtà da più punti di vista, questo è fondamentale. E mi permetto di aggiungere solo un tassello, gira spesso nei social la figura dei due omini che guardano il numero, uno dice 6, uno dice 9 e tutte e due dicono io ho ragione. Questa cosa qua, per quanto spieghi bene la questione della prospettiva, non aiuta però a dipanare il problema, perché c'è un momento di impasse. Nella triangolazione è vero che ci sono prospettive diverse che devono essere messe insieme, ma ognuno nella propria competenza di valutazione. Per cui è chiaro che la valutazione del tutor aziendale non può essere la valutazione dello stagista, che deve entrare in questo processo di triangolazione, assolutamente, come primo Il responsabile. stagista è uno degli attori della triangolazione insieme al Assolutamente centro, sì. all'azienda. Assolutamente Quindi, sì. possiamo, come dire, schematicamente dire che la triangolazione è fatta da luoghi, centro di formazione azienda, persone. A me ha colpito una cosa molto interessante, diciamo, nelle fasi di colloquio preparatorio, che voi mettete nella triangolazione anche il cliente. Questa cosa mi ha molto incuriosito. In che senso, Alessio, Alessandro, ritenete che il cliente sia uno degli attori della triangolazione? Quindi, come dire, abbiamo due luoghi, azienda, centro di formazione, due persone, clienti ed apprendista. Prego. Alessandro, sul cliente mi piace molto quella distinzione che fai tu sui settori professionali, per cui Sì. sicuramente sai sì. Allora, il cliente assume un ruolo determinante nei settori, diciamo, di servizi alla persona, comunque un terziario, in cui il cliente diventa un elemento fondamentale del processo, diciamo, io lo chiamo produttivo perché sono più legato ai settori industriali, però il processo completo diciamo, di output di un'azienda che fa terziario vede il cliente come un elemento chiaro di quel processo. Non è semplicemente la fine di un processo che, se ben realizzato, accontenta il cliente, se mal realizzato lo scontenta e sarà un problema per l'azienda. Il cliente nell'ambito dei percorsi del sistema duale in questo tipo di settori, noi ne abbracciamo alcuni, su tutti il benessere, nelle due, diciamo, curvature, benessere estetica e benessere acconciatura. Il cliente diventa quell'esperienza che dicevo prima, propria del lavoro, nel quale lo stagista, che in quel caso non è più uno stagista ma è un dipendente dell'azienda, perché noi consideriamo i nostri ragazzi dipendenti dell'azienda sia che sono in apprendistato sia che siano in alternanza rafforzata, perché è chiaro che il lessico diverse, diciamo così. da fisico i numeri dicono tutto, insomma le parole possono pure, però in questo caso le parole hanno un peso importante, quindi lo stagista ha una sua dimensione e una sua dignità nell'ambito di un certo tipo di percorso. Un ragazzo che si trova in alternanza rafforzata, è chiaro che quel rafforzata sta proprio ad indicare la sua prospettiva verso il lavoro proprio che dicevo prima. È in quel caso, quindi nel caso di un'alternanza rafforzata e quindi di esperienza propria di quel lavoro, che il cliente assume una connotazione essenziale del lavoro dello stagista, che non è più un ragazzo che fa stage e obbedisce a delle procedure definite da altri, ma è un ragazzo che invece in autonomia deve portare a termine un pezzo o tutto, una parte del lavoro che gli è stato assegnato. Il cliente in quello per noi rappresenta in questa accezione lui ha interazioni con il cliente, quindi riceve feedback sul suo assolutamente, assolutamente, ma nei settori industriali non è tanto diversa la questione, perché il cliente è, diciamo, disumanizzato nei percorsi, nei settori industriali, perché il cliente diventa la commessa, la progettazione, quindi il prodotto da realizzare. I servizi alla persona, il cliente è lì. Esatto, però poi alla fine le grandi difficoltà dei ragazzi che si ritrovano a non obbedire a un percorso, diciamo, procedurale, ma a dover prendere delle decisioni, si scontra con gli attriti che l'azienda costruisce insieme al cliente, i tempi, le scelte, gli errori, i cambi, le materie prime e così via. Quindi tu da questo mi fai capire che nei servizi alla persona non c'è questo
iato tra la commessa, il cliente e la produzione. Cioè, No. lì i No. ragazzi devono prendere decisioni perché il cliente è già materia da trasformare. In alcuni casi il cliente è la materia prima, quindi Adesso io sono un po' grezzo nell'espressione, però per far capire anche in questo caso un tema di prossimità. sì, sì. E poi in certi settori come quelli che ho nominato è anche relazionale il cliente, quindi il Sentite, ragazzo io non ho deve... una domanda un po' critica da farvi, ma non è una critica nei vostri confronti, è un incidente critico, no? Per esempio, se a un certo punto il tutor aziendale non ha un tempo sufficiente per supervisionare il lavoro dei ragazzi, chi lo garantisce un feedback puntuale ed efficace? Cioè, chi dice a quel ragazzo stai facendo bene, lo stai facendo bene, migliori se applichi questa procedura, forse ti manca ancora questa conoscenza, forse ti manca questo pezzettino. Questo diciamo è una domanda che poi introduce il tema di triangolazione e valutazione, dando proprio un ruolo importante alla fornitura, alla comunicazione di riscontri correttivi, orientativi, riflessivi, eccetera. Prego. Il feedback, io intanto inizio, poi Alessandro se vuoi aggiungi il tuo, insomma. E il feedback diventa uno spazio di apprendimento se è puntuale ed efficace. Quindi, come giustamente dicevi tu, Maurizio, deve essere dato sul momento specifico, esatto, nelle modalità corrette. deve essere contingente. Mentre io faccio una cosa, qualcuno mi deve dire hai fatto bene o non hai fatto bene. E poi Assolutamente sì. Assolutamente sì, e questo il tutor aziendale non è detto che possa farlo. Allora la scelta nella triangolazione di un collega che possa sostenere questo tipo di esperienza diventa fondamentale. Ma mi viene da poter dire questo su tutti gli attori della valutazione, perché la stessa clientela che prima dicevamo non può essere la clientela qualsiasi, che poi ecco chi ci ascolta combatte con dei clienti che non sempre sanno fare una valutazione o hanno dei criteri corretti di valutazione di quello che poi è il prodotto. Per cui la scelta della clientela, la scelta del collega che sappia dare il feedback nel momento giusto sono garanzia di successo. Il contrario, invece, può veramente mandare in fumo mesi e mesi di lavoro. Mm-hmm. Ecco, questo che dici tu Alessio introduce, diciamo, l'ultimo tema della nostra conversazione, no? Quanto, diciamo, il processo valutativo, che in questo caso non dobbiamo identificare ti do un voto, un punteggio, ti do un giudizio formale, ok? Noi, come dire, in questo podcast affrontiamo il tema della valutazione in termini formativi, comunicativi, di rispecchiamento della persona, dov'è, cosa può migliorare, eccetera, eccetera. E adesso io vi faccio una domanda da metodologo, scusate, come dire, ognuno ha i suoi pallini, chi è fisico, chi è pedagogista, chi è metodologo, i numeri, eccetera. Secondo voi, che tipo di valutazione nei percorsi duali e in particolare in questa idea di triangolazione è, diciamo, più gestibile, più sostenibile, più rilevante? Che ne so, dosi massicce di feedback, dobbiamo chiedere ai ragazzi dopo aver svolto una lavorazione di autovalutarsi e insomma, e c'è il problema di chi fa tutte queste cose, di come insomma porre delle consegne di carattere valutativo che permette ai ragazzi di dire ok, ho fatto questa cosa, mi fermo a riflettere, faccio un bilancio delle cose che ho fatto bene, cose che non ho fatto bene, che cosa devo migliorare per andare avanti con insomma, i prossimi step del mio percorso. Come la vedete la questione della valutazione dentro il concetto più generale di triangolazione? Da questo punto di vista io penso che innanzitutto è necessario esplicitare quali siano le istanze di ogni valutatore, per cui immaginare che il tutore aziendale possa fare una valutazione di un processo attraverso magari una griglia di valutazione in cui il ragazzo sa qual è il prodotto atteso finale, quali sono le voci della singola produzione che diventano poi dei passaggi nella fase del lavoro. Nella triangolazione l'istanza dello stagista è quella di quali sono le mie aspettative, cosa io già so, e questo in una logica di narrazione anche semplicemente, e questo potrebbe essere uno spazio di quel tipo lì. L'istanza di un cliente selezionato
è quella di che cosa la società si aspetta di incontrare davanti a un professionista. Per cui anche questo, un feedback finale all'accoglienza di un trattamento estetico o al giudizio su un cameriere di un cliente che sa che sta svolgendo quel tipo di funzione, per cui anche l'allievo non sente solamente la lamentela del cliente, si pone in in un altro tipo di altro livello, in relazione. un'altra dimensione. Ma a questo punto, no, io mi chiedo, quando noi parliamo di valutazione non parliamo solo di strumenti e metodi, parliamo anche di che cosa valutiamo, i focus, ok? Allora io mi chiedo, le competenze lavorative hanno un peso così come le competenze trasversali e chi le valuta? E, cioè il bilancio tra, ad esempio, le cosiddette soft skill, competenze trasversali e competenze professionali. Chi si prende cosa, tutti intervengono su entrambi i focus, cioè che il cliente può dire è stato gradevole e gentile, ma anche molto attento alle mie esigenze, ma al contempo ha fatto, come dire, un lavoro a regola d'arte, va bene, e ti ho dato un feedback completo. Oppure ci dobbiamo dividere la posta. Io come cliente valuto la sua gradevolezza, la sua capacità di capirmi, la prontezza, e invece tu, che invece sei il tutor aziendale, dico valuti solo la competenza lavorativa, il processo lavorativo, cioè ci dobbiamo dividere o dobbiamo lavorare in modo integrato? Prego, qualcosa Allora, tu hai introdotto il discorso dicendo che avresti fatto una domanda critica perché sei entrato nel vero ambito di esatto, criticità del critica, percorso sì, duale. sì, critica nel senso che una Sì, sì, questione di è la criticità. formazione, sì, esatto. E questo è un elemento di criticità. Allora, diciamo che la valutazione, intanto se c'è una triangolazione, ognuno ha un compito di valutazione sia definito sia correlato, altrimenti Ok. si slegano e quindi non ha più senso il triangolarsi. È chiaro che la scuola ha, il suo compito preciso e poi deve correlarsi agli altri due, così come l'azienda, così come i clienti. Tutti gli attori in questo caso devono comunque partecipare a un sistema di valutazione che, ripeto, è singolo e correlato. Dal punto di vista di cosa valutare, chi lo fa, diciamo che sia le soft skills sia diciamo, le hard skills vanno comunque valutate sia in senso assoluto da ciascun attore sia in senso correlato dagli attori. Però viene da dire che il nostro lavoro in questi anni, e ormai siamo al 12° credo, o 13° anno se vado a memoria, di sistema duale nella Regione Lazio, ci dice che il grande lavoro per portare questa triangolazione a maturazione è costruire questo sistema con le aziende fin dal secondo anno, quando quel ragazzo, che quando farà il quarto starà in azienda con i criteri che ci siamo raccontati, entra in azienda da stagista. L'azienda va culturalmente preparata alla valutazione, le aziende naturalmente non fanno valutazioni quasi di nessun tipo, se non di tipo utilitaristico, cioè la questione è andata bene, il budget è stato speso bene, Ok. Mhm. quindi abbiamo quindi, diciamo economico-produttivo, ecco, questa è Sì, sì. l'unica quando lo fanno bene, perché non è neanche detto. Quindi costruire una cultura della valutazione ma anche della formazione, perché quel ragazzo in azienda, se io mi prendo un pezzo della valutazione che deve fare l'azienda, l'azienda si deve prendere un pezzo della formazione che devo fare io. Quindi è uno scambio continuo in triangolazione di questi elementi. La valutazione non può essere generalizzata ai tre elementi. Cioè, È tu chiaro dici... che poi c'è un elemento di specificità. Se un Mhm. ragazzo sta facendo la meccanica industriale è un conto, se sta facendo l'impiantistica è un altro, se sta facendo l'acconciatore è ancora diverso e così via. A me interessa sottolineare quello che tu stavi dicendo, Alessandro, cioè che c'è un tratto di specificità, come dire, ognuno fa il suo, però non è che dobbiamo lavorare con gradi di separazione. Ogni No, cosa si no, correva è se una il correlazione. focus non è solo il conto economico e il budget, ma il percorso di crescita professionale e personale. Sì, sì. Quindi, insomma, questa è la visione. Sentite, proprio su questo, voi avete nella vostra lunga esperienza, ne facevate cenno nell'introduzione anche in quest'ultima parte della nostra conversazione, una storia, un episodio che insomma ci può raccontare un sano rapporto valutativo favorito dalla triangolazione, insomma qualcosa che avete detto, però insomma questa è una cosa interessante che è successo, la fermo e le faccio, come dire, oggetto di ulteriore riflessione o conversazione.
oppure è tutta una valle di lacrime? Mai una gioia in questo No, 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 no. Allora, le storie sarebbero molte, diciamo, in modo, cioè, diciamo, in una visione generale, diciamo, abbiamo alcuni settori in cui le storie spesso sono tutta la classe, le buone prassi e le buone storie. Noi abbiamo un tasso di collocazione post quarto anno nei settori industriali quasi dell'80%, e quelli che mancano è perché si prendono poi il Ah, ok. quinto anno e il diploma. Quindi diventa orientativo per, Sì, diciamo, ma ormai nei settori industriali, visto il cambio un titolo di studio normativo, di diploma, ok, un sì, diploma sì, perché il universitario. cambio normativo li costringe poi a prendersi il diploma. Ok. Se devo pensare a una storia, mi viene in mente un ragazzo del nostro CFP che è entrato da noi al primo anno con una condizione, diciamo, familiare, diciamo, sì, Difficile, per difficile. essere sereni, abbastanza difficile, Critica, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista delle povertà, non della povertà, delle povertà, sia educativa, sia economica, in un contesto, diciamo, a Roma molto complesso, senza alcune idee nella testa, quindi un ragazzo di primo anno che era iscritto al percorso di operatore elettrico, quindi nella sua testa non c'era alcuna idea di quello che avrebbe fatto, ma da qualcuno, nella fattispecie dai servizi sociali, era stato iscritto al nostro percorso di operatore elettrico. Lui per circa un anno e mezzo, non dico ha rifiutato qualsiasi, diciamo, input e qualsiasi invito da parte della comunità educativa, e a un certo punto, attraverso una serie di attività collaterali, aggiustamenti, ha capito una cosa, ora per non farla troppo lunga, gli si è accesa una luce, ha capito che poteva salvarsi nella vita. Lui era un predestinato, non vi dico a cosa, ma era un predestinato. Ha capito che poteva salvarsi, e la leva della sua salvezza poteva essere proprio quel lavoro lì, cioè diventare un impiantista elettrico. Allora, d'accordo anche con la scuola, io ero già direttore generale, cercammo di portarlo in Erasmus Plus a lavorare fuori. fuori dall'Italia. Sì, in Spagna. Lui ha fatto un'esperienza Quindi formazione all'estero da se non presentare. ricordo male, di 3 settimane. Alessio mi può Molto aiutare, ma credo, interessante. perché lui è stato il tutor anche dell'Erasmus Plus, di 3 settimane all'estero. Quando è tornato, ha capito che c'erano due fattori che avrebbero potuto salvarlo: non solo il lavoro, ma anche non lavorare nel contesto sociale da dove veniva. Cioè lui doveva in qualche modo emanciparsi, rendersi autonomo da quello. In quell'anno lui faceva il terzo, contattammo l'azienda a inizio anno per programmare il suo apprendistato del quarto anno, quindi con circa 14-16 mesi d'anticipo. Ora non dico l'azienda, in realtà è un nostro ex allievo di molti anni fa, che dopo una trafila, una gavetta lunghissima, si è aperto la sua piccola azienda. Lui ha accolto questo ragazzo qui, l'ha cominciato a formare nella parte stage del terzo anno, si è preso la qualifica e quest'anno gli ha fatto il contratto d'apprendistato. E ovviamente la prospettiva di questo ragazzo sarà la stabilizzazione a fine corso, quindi esami, stabilizzazione e poi il suo percorso che noi seguiremo e accompagneremo di autonomia, grazie proprio alle possibilità che ci dà il sistema duale. Lui è indipendente, comincerà a gennaio ad essere l'apprendista, già ha lavorato con questa azienda, perché noi seguiamo anche esperienze, per esempio estive, di ragazzi che passano dallo stage al lavoro per poi rientrare nel sistema ordinamentale del duale. Lui sarà autonomo, ha già programmato i cantieri dove dovrà lavorare, e questo l'ha fatto con quasi 8 mesi d'anticipo, facendo poi a scuola tutta la parte, ecco, di scuola, non di lavoro. Ecco perché dico esperienza propria del lavoro, perché fin tanto che è a scuola e fa bene un impianto su una tavolozza è un conto. Quando il ragazzo entrerà tra gennaio e febbraio nell'appartamento di un cliente di questa azienda, le cose cambiano. Sì, sì, E lì sì. ci sarà il cliente, l'azienda, lui e noi. E i problemi concreti che troverà su. Li dovrà gestire tutti, dovrà gestire noi, dovrà gestire il suo datore di lavoro, dovrà gestire il cliente e dovrà gestire un posto che non è più il laboratorio. Sicuramente è meno rassicurante del nostro laboratorio. Allora, guardate, davvero grazie di questa conversazione così ricca e piena di spunti. Provo a fare un riepilogo per punti chiave, ne ho isolati 3. Allora, i percorsi duali sono l'apice di un percorso, come insomma, abbiamo detto poc'anzi. In questo percorso, diciamo, c'è un rapporto triangolare tra azienda, centro di formazione, cliente e apprendista.
Nella triangolazione dei rapporti, i compiti di valutazione sono definiti ma anche correlati, non potrebbe essere altrimenti. E poi, grazie anche alla storia di questo ragazzo che Alessandro ci ha raccontato, diciamo che sono percorsi di autocostruzione di sé importanti, che prevedono però una regia altrettanto importante, una visione del lavoro e soprattutto delle persone. A me sembra di aver capito questo. Allora io vi ringrazio davvero per aver seguito questo primo episodio del podcast dedicato alla valutazione e ai processi di apprendimento e percorsi duali. Per saperne di più sugli altri contenuti formativi di questo percorso, in particolare questo modulo, vi invitiamo a visitare il sito web del progetto Future Skillful Trainer all'indirizzo www.futureskillfultrainer.eu. Grazie Alessandro, Grazie a voi. Grazie a voi. Ulteriori appuntamenti su ulteriori temi. Grazie davvero.